Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. L'Italia è conosciuta in tutto il mondo per il cibo, l'arte, la letteratura, la cultura, la storia, i paesaggi e molto altro. Tra cui il mito della moda italiana è il cosiddetto Made in Italy, che, pensate, affonda le sue radici negli anni 50. Dunque la storia della moda italiana ha alle spalle anni di esperienza, ma anche altrettante intriganti curiosità che vedremo in questo video. Partiamo dalle origini che, come vi dicevo prima, risalgono agli anni 50. In particolare, la nascita del mito della moda italiana risale a una sfilata organizzata il 12 febbraio 1951 dal marchese Giovanni Battista Giorgini nella sua residenza fiorentina. Proprio questa sfilata ha preso il nome di First Italian High Fashion Show. Durante l'evento, 10 stilisti italiani hanno presentato i loro modelli ed è stato un grandissimo successo, descritto come una bomba che avrebbe scosso i saloni dell'alta moda parigina e avrebbe appunto minacciato il loro monopolio. Perché ovviamente sappiamo tutti la storia della moda francese e Parigi fino a quel momento era proprio considerata l'unica capitale della moda, senza alcun rivale per poterle tenere testa. Questo è molto interessante, cioè in che modo l'Italia è riuscita a raggiungere i livelli per poter competere con la moda francese, semplicemente adottando una filosofia opposta a quella francese. Infatti, quello che Giorgini voleva fare con il suo evento era creare un mercato di vestiti più moderni e allo stesso tempo meno sofisticati rispetto a quelli francesi. Insomma, desiderava creare un mercato che fosse più attento e più vicino alle esigenze dei consumatori e in generale un mercato che fosse più accessibile a tutti, quindi con dei prezzi meno elevati. Un grande aiuto per promuovere, per diffondere, per rendere più popolare la moda del bel paese anche all'estero è stato fornito sicuramente da grandissime stelle, da grandissime celebrità, soprattutto icone del cinema, sia italiane che straniere. In primis le italiane Sofia Loren e Gina Lollobrigida, amate in realtà anche all'estero. E poi le famosissime Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Insomma, possiamo dire che sono state un po' le anticipatrici della figura attuale dell'influencer. Perché quando queste celebrità hanno iniziato a indossare il Made in Italy, in tanti hanno deciso di copiare i loro look e il loro stile, che sono quindi stati subito associati a classe, eleganza, raffinatezza, qualità. Tra i motivi per cui la moda italiana ha riscosso così tanto successo, ci sono sicuramente le innovazioni che sono state introdotte proprio dagli stilisti italiani. Riuscireste a immaginare la vostra vita senza tessuti elasticizzati? Ebbene, questi fino agli anni 60 non esistevano. I primi campioni sono stati realizzati, indovinate un po', da un italiano, Elio Fiorucci,
che ha deciso di mettere insieme il denim e la licra che era stata appena inventata, dando vita agli amatissimi jeans elasticizzati, che, diciamolo, non sono soltanto una comodità, ma in realtà ci aiutano anche a risaltare meglio il nostro corpo, le nostre curve. Sapevate che c'è una differenza tra la figura della modella e la figura della top model? È proprio così, perché la modella si limita a sfilare. È come se fosse un quadro bianco, una tela bianca, e invece l'effettivo protagonista, il quadro insomma, è ciò che la modella appunto indossa, il capo d'abbigliamento. È l'unico vero protagonista che deve risaltare. La top model invece non è solo una indossatrice, è qualcosa in più per lo stilista, è la musa da cui magari lui trae ispirazione, così che possa realizzare un abito proprio per lei. Tra le più famose top model di tutti i tempi troviamo Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni. Ma sapete che questa figura, la figura della top model, è stata inventata proprio da un italiano? È stata inventata negli anni 90 dal grandissimo Gianni Versace. E proprio Gianni Versace, grande icona della moda italiana, ha fatto una fine tragica. Infatti è stato assassinato davanti alla sua villa di Miami da un 23enne, Andrew Cunanan, che in quel momento era un po' all'apice del suo delirio omicida durato 90 giorni. Anche se all'inizio la polizia aveva archiviato il caso come un suicidio. Mi fermo qui perché ci sono ovviamente tante altre curiosità di cui devo parlarvi, però se la vicenda vi interessa posso realizzare un video più dettagliato. Fatemelo sapere nei commenti. O comunque potete dare un'occhiata alla serie TV che è proprio basata sugli eventi, che si chiama The Assassination of Gianni Versace. American Crime Story. Dopo questa triste vicenda, l'eredità del brand è passata a sua sorella minore, la grandissima Donatella Versace. Altro re della moda italiana, la cui storia si conclude in cronaca nera, è Maurizio Gucci. In particolare, lui è stato ucciso a Milano la mattina del 27 marzo 1995 per mano di un sicario, quindi di un assassino che era stato pagato da qualcuno. Chi lo aveva ingaggiato? Niente meno che la sua ex moglie, Patrizia Reggiani, che, nonostante non abbia mai confessato il suo ruolo nel delitto in tribunale, è stata condannata a 29 anni di carcere, insieme a complici ed esecutori. Il movente sembrerebbe essere stato principalmente economico, e cioè la Reggiani sarebbe stata spinta da una sete di denaro, ma c'è anche chi pensa che la ragione fosse principalmente una vendetta. Sapete che c'è anche un film piuttosto recente ispirato proprio a questa vicenda? Si chiama House of Gucci, con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver. Se vi va, se siete interessati, date un'occhiata a quel film. Un altro nome che non si può non menzionare quando si parla della moda italiana è Valentino. E sono sicura che tutti voi abbiate sentito parlare di lui. Non a caso è stato soprannominato l'imperatore. Lo sapevate? Ebbene, proprio lui ha dato vita a un nuovo colore.
il cosiddetto rosso Valentino, un mix specifico di giallo, nero e magenta. Sembrerebbe che sia stato ispirato da una donna vestita di rosso all'Opera di Barcellona. Qual è la città della moda italiana per eccellenza? Milano. E qual è il quartiere perfetto per tutti gli amanti dello shopping? Il quadrilatero della moda, chiamato così perché è definito da 4 lussuose vie: Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia. Queste racchiudono al loro interno prestigiose boutique, gioiellerie e showroom di abbigliamento esclusivi. Oltre a essere il centro dello shopping, chiaramente questo quartiere è il centro pulsante durante la settimana della moda di Milano. Dunque, è chiaro che la moda italiana è un'industria mastodontica, possiamo dire, cioè di notevole importanza, di un certo peso. Dunque, secondo voi, quanto potrà mai valere? Ebbene, secondo gli ultimi dati raccolti per il Made in Italy, sembrerebbe che arrivi addirittura a superare i 100 miliardi di dollari. Vi sorprende? Eppure, questo dato sembrerebbe essere ancora in crescita. Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Quante di queste curiosità già conoscevate e quante invece le avete apprese soltanto grazie a questo video? Fatemi sapere anche qual è la curiosità che vi ha lasciato di più senza parole. Sono molto curiosa. Se siete degli appassionati di moda, se volete conoscere il lessico della moda, cioè come si chiamano i vari capi di abbigliamento e gli accessori in italiano, guardate il video dedicato proprio a questo argomento, pieno di parole ed espressioni molto interessanti, che possono sempre essere utili, soprattutto se decidete di fare shopping in Italia. E come sempre potete trovare questo video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro video di grammatica, di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tanti altri contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E niente, con questo è tutto. Vi aspetto prestissimo in un nuovo video.